Ragazzi, la faccio breve perché voglio rientrare nella soglia di attenzione media delle persone a cui ho rivolto questo video, ovvero ENAC, ENAV e D-Flight, e spero di non aver dimenticato nessuno. Spiegatemi un po', perché smartphone alla mano, se accedo al vostro corrispettivo alle mappe di volo di altri paesi europei, come ad esempio l'Austria, come ad esempio la Repubblica Ceca, come ad esempio la Francia, come ad esempio, sta caricando, la Spagna, eccola qui, in diretta ragazzi, mappe di volo per uso ricreativo, e potrei continuare ancora, ne ho provati una decina e la storia è sempre questa, ma ora accediamo al sito italiano D-Flight e notiamo subito una cosa. Oltre alla pappardella arancione di cui ho già parlato, in cui D-Flight si solleva da qualsiasi responsabilità in caso di dati, informazioni non corrette, non possiamo accedere subito alla mappa di volo. Infatti vedete l'Italia non ha nessuna zona rossa perché dobbiamo, per accedere, registrarci e fornire delle informazioni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale. Ora, perché in Italia volete tutte queste informazioni per accedere ad una semplice mappa di volo che dovrebbe essere ad accesso immediato? Mettiamo caso che io sia un turista e vengo in Italia, voglio volare con il mio drone, accedo a D-Flight e scopro subito se posso volare in quella zona oppure no. Invece no, devo registrarmi, aspettare l'email di conferma, fornire tutte queste informazioni personali e solo dopo potrò, se il sito non è offline, come è successo pochi giorni fa, scoprire se posso volare in quella zona oppure no. Mi sembra un tantinello assurdo, specialmente considerando, come vi ho appena mostrato, che in buona parte dell'Unione Europea per volare ci basta accedere al sito dell'ente governativo, che molto spesso fornisce le mappe di volo senza intermediari, come succede invece in Italia con ENAV, D-Flight, che più ne ha più ne metta, e posso scoprire subito se volare oppure no. Qui invece non è possibile. Ci vogliono i dati, ci vuole l'email, ci vuole il codice fiscale. E questa è la domanda, spero di averla riassunta correttamente in pochissimi secondi. Aspettando un'improbabile risposta, se voi amici sapete il motivo di questa anomalia italiana, in quanto il regolamento è europeo, ma in Italia facciamo un po' quel che ci pare, fatemelo sapere nei commenti. Come sono venuto a scoprire di questa storia? Beh, qualche settimana fa ero all'estero con il mio drone, volevo volare, ho fatto l'accesso al portale di quel paese e senza registrarmi, senza nessun messaggio strano particolare, senza nessuna informazione richiesta, ho potuto controllare se in quella zona si potesse volare oppure no. Spoiler, sì. E vi faccio un piccolo regalo: se vi interessano tutte le mappe di volo europee in un unico posto, senza andarle a cercare singolarmente una per una, pubblicherò tra pochi secondi nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals la lista completa. Entrateci, c'è il link qui sotto in descrizione video, cercate mappe di volo europee e droni e troverete il mio post. Bene amici, questo è tutto, un bel like per supportarmi, commentate il video, condividetelo e iscrivetevi qui sul canale, siamo già quasi 91.000, grazie a tutti. Aspettando una risposta di ENAC, ENAV o D-Flight, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo!